Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, sempre pronti a proporvi, questa volta con il supporto di Nicola Forte, build particolari che riescono nel circuito del Legacy at Skype a dirla loro anche con un budget contenuto per gli standard del formato. In questa occasione abbiamo modo di valorizzare una delle terre più curiose e complesse del panorama del formato, che a volte ha visto gioco in alcuni archetipi, ma che qui è al centro dei piani del mazzo, pronta a diventare in fretta una minaccia insostenibile. Sfrutteremo per l'occasione diversi trucchi per far sì che i limiti di questa terra siano risolti al volo, andando a proporre un bittante enorme e indigesto persino per le tante repliche presenti nel formato, come d'obbligo in un meta complesso come quello di questo formato old school. Questa volta vi parleremo di Rainbow Depths. Lo scopo del mazzo, come accennato nelle premesse, è quello di far entrare in campo Dark Depths, trasformandolo il più velocemente possibile in Marine Lage, una creatura imponente che può chiudere i giochi veramente in fretta, ma dovremo, in qualche modo, sbarazzarci dei 10 segnalini che la Terra avrà al suo ingresso. Per farlo useremo una serie di stratagemmi, a partire da ben 4 Vampire X Mage, una creatura strana, che però è in grado di rimuovere tutti i segnalini da un permanente bersaglio, proponendo così la trasformazione della nostra Terra preferita in un batter d'occhio. Con l'intento di rendere subito efficace questo piano di gioco, ci doteremo di 4 Elvish Spirit Guide per accelerare la nostra azione, che ricordiamo, più sarà fulminea, più avrà modo di risultare letale per l'avversario. Infine, visto che abbiamo di fatto una chiusura basata su una creatura, inseriamo un Sylvan Safekeeper, utile a proteggere la nostra Marine Lage, con il semplice sacrificio di una terra, un malus più che accettabile, visto cosa riusciremo a fare con un suo attacco mirato. Con le poche creature a disposizione cerchiamo di valorizzare al massimo il piano di gioco offerto da Dark Depths nella sua trasformazione in Marine Lage. Con le magie tenderemo a rendere efficace e sufficientemente protetto il nostro piano, sfruttando al massimo questa sezione del mazzo. Innanzitutto sfilando dalla mano eventuali risposte moleste attraverso un comparto scartini composto da 2 Inquisition of Kozilek e 4 Tuxize, più che adeguato per inibire l'avversario, che potrà ben poco contro un 20-20 volante e indistruttibile. E visto che il nostro piano si poggia unicamente su una terra, ci doteremo di ben 4 Crop Rotation e 4 Sylvan Scrying, come tutori perfetti per trovare Dark Depths, o in risposta, nel caso dell'istantaneo, a trovare terre in grado di rispondere colpo su colpo a situazioni specifiche. Come ulteriore protezione, soprattutto per le rimozioni puntuali, utilizzeremo con profitto 3 Knot of This World, una carta molto strana, ma che qui risulta perfetta dato che non ci costerà mana, visto che sarà impiegata esclusivamente per salvaguardare un Marine Lage appena trasformato. Infine, come protezione specifica per le nostre Dark Depths, abbineremo 2 Stifle, che si preoccuperanno di bersagliare tutte quelle abilità attivate che possono nuocere alla nostra chiusura principale, magari quando è ancora solo una terra speciale. Fin qui abbiamo visto quanto sia tanto semplice quanto efficace il piano di gioco che ruota attorno alle nostre Dark Depths, però ci sono ancora degli spazi liberi per qualche tech, utile a rendere più fluida la nostra azione. Per mana aggiuntivo, soprattutto nel primo turno o quando dobbiamo proteggere la nostra chiusura, utilizzeremo con profitto 4 Lotus Petal, carta che non intacca il mana offerto dalle terre a disposizione, permettendoci di spaziare tra i tanti colori presenti nelle nostre magie. Troviamo un posto anche per una carta solitamente presente nella sideboard, Pidgin Needle, qui in 3x, che va a salvaguardarci da tutte quelle tech, Wasteland in primis, che possono sfuggire alle nostre interazioni classiche, rischiando di mandare all'aria i nostri sogni di vittoria. Veniamo ora al comparto principale del mazzo, come è ovvio immaginare, visto che puntiamo a valorizzare i Dark Depths, chiaramente i 4x, fulcro delle nostre chiusure, con una serie di scelte che ci danno anche modo di utilizzare con profitto carte con i colori più disparati. Con i Dark Depths non possono mancare i Vespian Stage in 4x, visto che ci daranno modo, con le pieghe del ruling, di ottenere sin da subito un tanto agognato Marine Lage, evitando buona parte delle interazioni classiche presenti nel formato. Per soddisfare la fame di mana colorato adotteremo ben 4 Gemstone Mine, 4 Mana Confluence e un City of Brass, terre che motivano il nome di questa lista e risultano perfette per stabilizzare al meglio le nostre giocate, che devono sostenere anche il doppio nero dei Vampire X Mage, fondamentali in determinate situazioni. Come ulteriori strumenti per stabilizzare i colori principali del mazzo, evitando di perdere preziosi punti vita, adotteremo ben 4 Urborg Tome of Yawgmoth e un Yavimaya Cradle of Growth, così da avere la certezza di accedere al nero e al verde in qualsiasi situazione. Segnaliamo inoltre per correttezza che anche con queste 2 terre specifiche i danni inferti dalla City of Brass non potranno essere prevenuti, visto il ruling di questa carta specifica.
In questa sezione del mazzo inseriamo poi alcune scelte di contorno, un Sagery Step per proteggere da un colore la nostra Marid Lage e un Ghost Quarter per interagire al meglio contro le Wasteland in agguato, così da giocare in tranquillità la nostra chiusura principale. Infine resta ancora uno spazio per un Boseiju o Endurse, una carta ottima per rimuovere pezzi molesti che possono inficiare la nostra combat micidiale, aprendoci così la strada per la vittoria. Con un piano di gioco all'apparenza semplice tra le 60, nella Cyborg dobbiamo fare i conti con la marea di possibili risposte che potrebbero mandare in fumo i nostri piani di conquista, cercando di sfruttare al meglio gli slot a disposizione con scelte mirate. Vista la propensione a trovare delle terre, ne inseriremo un paio, un Bojuka Bog e un Caracas, per andare a rispondere a cimiteri o leggendarie problematiche, evitando che interazioni moleste possano in qualche modo impedirci di replicare in modo adeguato. Un'altra replica contro il cimitero avversario arriva da ben 4 Line of the Void, carta ottima sia perché non incide se trovata nella mano iniziale con le fonti a disposizione nei primi turni, sia perché può essere comunque lanciata in seguito, visto che abbiamo diversi modi per avere il nero in abbondanza. Altro tema sentito è quello di replicare artefatti e incantesimi, sempre forieri di blocchi per le nostre preziose combat, ma con 2 Collector Ruffi e 2 Force of Vigor proviamo a spegnere sul nascere questa tipologia, molto presente nel formato di problemi. Per sostenere le counter war più aggressive utilizzeremo 3 Flutterstorm, che fungeranno da spina dorsale per queste evenienze, replicando anche ad archetipi a base Storm che ultimamente si stanno facendo vedere più spesso nel meta odierno. Infine, come risposta flessibile per diverse tipologie di permanenti, avremo 2 Abrupt Decay a disposizione, una carta ottima, anche solo per il fatto che non può essere counterata dal nostro avversario. Le motivazioni che hanno portato Nicola Forte a concepire questo Rainbow Depths partono da molto lontano, come evoluzione dell'attuale versione Golgari che di tanto in tanto fa capolino tra i tavoli del formato. La scelta di optare per le terre pentacolari è nata per allargare il range delle possibili risposte o di tech che si possono incastrare bene nel piano principale, senza complicarci troppo la vita sul fronte delle fonti di mana colorate. Certo, questa scelta un po' estrema soffre l'hate verso le terre speciali, tipicamente a base rossa, ma alla fine anche una versione tradizionale soffre di questo tipo di risposte, quindi tanto vale uscire fuori dagli schemi per un approccio alle partite un po' più variegato e flessibile. Alla fine dei conti il vero nemico da battere è Dark Depths o la sua trasformazione in Marid Lage, quindi tanto vale tirare dritto per la propria strada, cercando il meglio per soddisfare la nostra chiusura con quello che ci offre il formato. Le peculiarità di questo Rainbow Depths, a detta di Nicola Forte, risiedono proprio nel suo gameplay, apparentemente lineare, che può aiutare anche i meno esperti del formato a cimentarsi con questo mazzo, per approcciarsi al meta locale, anche con un investimento non esorbitante. Il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di avere il prima possibile Marid Lage in campo, possibilmente protetto, o così in fretta, che il nostro avversario senza rimozioni specifiche avrà ben poche possibilità di cavarsela. Certo, dobbiamo incastrare rapidamente la sua trasformazione, ma in alcuni casi, anche senza necessariamente un secondo land drop di Vestiant Rage, possiamo con Vampire X-Mage e qualche accelerino mettere in campo il nostro 20-20 distruttibile molto presto. Con i tutorial e il comparto di interazioni già presente di main, dovremo solo assicurarci di tutelare questo processo in ogni sua fase, compito non facile, ma neanche impossibile, visto che comunque abbiamo di base terra o creature indistruttibili come risultato finale. Insomma, questo Rainbow Depths non è una seconda scelta su cui ripiegare, ma un archetipo solido, che può soddisfare anche i giocatori più esigenti, se desiderano cimentarsi nel Legacy con un approccio di certo inedito. Grazie ai consigli del nostro deck builder, proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Questo archetipo si muove abbastanza bene nel meta odierno, ricolmo di scartine e counter, che non soffriremo particolarmente, anche se abbiamo alcuni avversari che possono mettere particolarmente in croce al mazzo, in particolare se schierano carte specifiche che mandano facilmente all'aria i nostri piani. Verso Scam o Delver Deck, in generale siamo in ottima posizione, sia perché il nostro piano è piuttosto immune alle loro interazioni classiche, sia perché a nostra volta abbiamo strumenti già di main che possono intralciare il loro. Anche verso i combo deck tradizionali abbiamo un matchup positivo, visto che abbiamo modo di incastrare la nostra chiusura piuttosto presto, rendendo la vita impossibile a questi avversari che avranno ben poco tempo per reagire al nostro Marid Lage. Verso i control deck tutto dipende dalla presenza o meno delle Wasteland nella lista, o dalle rimozioni tipicamente bianche che sono in grado di esiliare le creature, da cui dipendono le nostre speranze di successo, altrimenti saremo in seria difficoltà nel portare a casa il risultato. Un caso a parte lo abbiamo con Land and Taxes, archetipo pessimo per noi, perché annida, già tra le 60, tutto il peggio che ci possa capitarci contro, con un edge specifico per il nostro gameplay, da cui sarà impossibile uscirne indenni.
Verso gli Stompy Deck tutto dipende dal colore a disposizione. Il rosso potrebbe essere la nostra nemesi, a meno di repliche felici di main o di side ai pali che possono inficiare la nostra mana base, vitale per noi per chiudere queste partite. Con un impianto così specifico per questo Rainbow Depths, Nicola Forte non ha in mente molti aggiustamenti per questo archetipo, se non qualche limatura tra main e side, per rendere più resiliente ed efficace la sua build. Alla fine gli Stifle hanno lasciato il posto a un numero maggiore di Knot of Hillsword e Pidden Needle, entrambi in 4 pair, così da avere una massa critica di replica adatta a proteggere le nostre Dark Depths trasformate. C'è anche un piccolo switch tra main e cyborg, tra il Sylvan Safekeeper, che passa di side, e il Flusterstorm per rispondere meglio a determinate situazioni, in cui un counter forse riesce a risultare più incisivo. Una vera aggiunta risiede in un fling di side, come replica a board complicati, in cui anche un volante non riesce a penetrare le difese avversarie, quindi questo tipo di risposta potrebbe risultare perfetta per questi frangenti. Un contesto come vedete piuttosto stabile, ma non è detto che il futuro non riservi anche in questa build qualche aggiunta interessante per rendere questo archetipo ancora più vincente e incisivo. Siamo giunti al termine di questa analisi articolata. Ringraziamo Nicola Forte per averci presentato la sua lista innovativa, che prova a rinverdire un archetipo storico con un pizzico di estro in più, come giusto che sia per un giocatore esperto che vuole sperimentare. Se volete approcciarvi al Legacy in modo non convenzionale o volete in prima battuta avventurarvi nel formato con un budget contenuto, questo Rainbow Depths potrebbe fare al caso vostro, offrendovi un modo per affrontare il meta a testa alta a suon di 2020 arrabbiati. E se volete partecipare a un futuro Legacy e Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.